Cosa vuole fare Luisa? Vuole chiamare i nonni? Sì, certo che li vedo lontanissimi, eh. Anche l'altro ragazzo che lei ha citato, cioè li vedo come lumini, come luci lontane. Ehm, Guardandoli, soprattutto per i nonni, sento molta leggerezza. Mi dicono la parola compimento, come se davvero in questo loro passaggio nell'oltre avessero già affrontato tutta una serie di strati e fossero arrivati mh, nella parte finale, nello strato finale, ecco. Mm. Qual è il tempo medio più o meno che occorre perché un disincarnato vada dove deve andare, diciamo, che comprenda quello che deve comprendere? È molto variabile, Mm, mm, mm. molto variabile. Da un Dici, minimo di, se facciamo un po' di numeri che non fa mai male, ma che è chiaramente molto sintetico come approccio. boh, mi dice un lasso da 1 a 50 anni, quindi ci si può inserire in mezzo. Ma esiste anche il caso Mai, quindi il fantasma del castello? Mai o 2, 3, 4, 500 anni, 1000 anni. Però allora dipende che discorso facciamo, nel senso che eh, se parliamo solamente dell'anima, no, non c'è il caso mai. Se parliamo dei gusci che lascia, purtroppo alcuni gusci rimangono. Cioè? Diciamo cioè, noi siamo costituiti da un corpo fisico e quello lo lasciamo immediatamente con la morte. Mm? Però poi ci sono gli altri corpi. Diciamo che chi ha vissuto una vita particolarmente, chiamiamola, ignorante, poco consapevole, ha dei gusci molto pesanti, che è come se si facesse molto fatica, non so come dirti, nello smaltimento, come se fosse un rifiuto, diciamo, no? Lo smaltimento dei rifiuti, ci vogliono moltissimi anni per alcuni gusci. Mm. E per cui la sensazione è che rimangono incastrati qua. In realtà sono i gusci, non è l'anima. Monica, quando una persona viene a mancare, si scindono anima e spirito? E secondo me Cioè, sono una cosa sola. escono uniti? Sì, poi io penso che lo siano già uniti, eh. Sono già una cosa sola. Solo Ma, che mm, per noi nella dualità sono separati, ok? Infatti noi diciamo, no, l'anima è femminile e, e lo spirito è maschile. ok, ma se uno poi incarna, si incarna come anima, ovviamente, con attaccato allo spirito? Aspetta, questo qui è un ragionamento, Mm. ok? Ma non è la realtà. Cioè, non so come spiegarti. Per noi la realtà è solida, cioè come se ci fosse il pezzo di anima e il pezzo di spirito, ma la vera realtà è filante, non è, non è biunivoca, è molto difficile da spiegare. Non c'è separazione tra anima e spirito nella vera realtà, Quindi ok? diciamo che se uno ha uno spirito, una volta si diceva lo spirito può essere un cavallo forte, no? Quindi se uno ha uno spirito forte, ha poche malattie,
poca stanchezza. Questa è una costante di tutte le sue vite. E lo so che siamo alla ricerca di una regola Ma quando non una è regola non così. c'è. Ma non è Infatti, così, nel senso che cioè, l'anima ha un miliardo di modi di esprimersi. In alcune vite ha bisogno di esprimersi attraverso una sfaccettatura, ok? Perché quella sfaccettatura ti permette di fare certe esperienze. Se tu invece utilizzi sempre la stessa sfaccettatura, farai sempre le stesse esperienze. mm. Così direi, poi non so se stiano davvero così le cose. Io le percepisco così. Quindi i nonni, i quattro di Luisa, si presentano come già più o meno risolti. Qualcuno vuole lasciare un messaggio a Luisa? Come se fosse che lei è il baluardo della famiglia, che tiene alta la bandiera. Mi fa vedere come se Luisa, mi ritorna appunto questa cosa del fuoco, no? Luisa fosse proprio una fiamma ardente, molto brillante. Quindi come se fosse una ottima rappresentante di una famiglia. Anche perché ci sono alcune parti, diciamo così, credo che sia dalla parte paterna, un po' più carenti, un po' più deboli, un po' più difficili. Ok? Mm. O forse anche più fredde, direi, mentre lei è proprio più calda. Mm? Quindi lei è proprio, le vogliono dire, un'ottima, bella rappresentante della famiglia. Va bene, li salutiamo e chiamiamo l'amico che 50 anni fa è venuto a mancare diciottenne. Vediamo se ha le stesse caratteristiche di questi nonni, cioè è ormai nell'oltre padrone di casa. Pensa che mi dice che il rammarico che ha avuto era che non ha potuto prendere la patente. Gli sarebbe piaciuto guidare. E infatti la vita che mi fa vedere, che per come lo vedo io, le vite sono già accadute, non è che devono ancora accadere, ok? La vita che mi fa vedere, su cui mi porta l'attenzione, è lui che fa tipo l'autista, per un periodo della vita autista di autobus, poi forse anche di treni, però che guida. E dice qualcosa del tipo: è importante essere alla guida della propria vita, ma te devi capire che sei tu a poter guidare la tua vita. Non pensare, lui dice, ai passeggeri che carichi sul tuo autobus. E allora mi fa vedere l'esempio di Luisa alla guida dell'autobus che carica, che ne so, i vicini di casa, carica i fratelli un po' ingordi, carica la nuora, eccetera, no? Lei dice non pensare a questi passeggeri, perché se vuoi, alla prossima fermata ne saliranno altri di passeggeri che saranno più di tuo gradimento, perché sai tu dove stai conducendo il tuo veicolo. Lo salutiamo dopo questo bellissimo messaggio. Vedo che non so se lei si è commossa perché l'accarezza qua vicino agli occhi e dà, sai, dei piccoli colpettini così delicati. E prima di chiudere il portale aureo, Monica, chiamiamo tutti quelli che sono venuti a mancare da poco e offriamo a tutti una VIC, vibrazione, informazione, consapevolezza, con un esponente C, coraggio. Mm, sì. Viene qualcuno in particolare?
Sì, si è alzato un attimino a bere un bicchiere d'acqua, perché stava riposando, aveva tanto bisogno di riposare. Mhm. Era su un fianco, in un letto, e diceva che aveva tanto sonno arretrato, che era da tanto che non riposava bene, che adesso aveva bisogno di idratarsi e quindi contemporaneamente ha preso questa Vic come se fosse una pastiglia effervescente, l'ha buttata nel bicchiere d'acqua Mhm. e, e in un sol sorso ha bevuto il bicchiere e proprio ha fatto Ah, così. coraggio. Come sta? L'impressione è che abbia meno anni, che mi fa sentire come se avesse tanta tensione tipo alla fronte così, ma adesso di meno. Mi fa anche notare che qua le rughe, queste qua, le nasolabiali, anche loro si stanno distendendo, è come in un processo di ringiovanimento e Mhm. anche il corpo ha un po' più tono muscolare, però è in pigiama, pigiama azzurrino. Ha assunto tutta la Vic. Mhm, certo che sì. Vabbè, lo salutiamo anche lui. Mm. Ci saluta. Dice che adesso vuole leggere un libro. Come si intitola? Non so se ha a che fare con motore, motori, che ne so, qualcosa del genere. Ok. Lo salutiamo tutti quelli che hanno ricevuto la Vic.